Ciao a tutti, oggi vediamo un prodotto che qualcuno di voi mi ha chiesto di recensire. Sto parlando delle Huawei FreeBuds SE2, delle True Wireless semi-in-ear a bastoncino corto, dotate di Bluetooth 5.3 e di un driver dinamico da 10 mm. Supportano i codec AAC ed SBC e sono certificati IP54, quindi sono in grado di resistere a spruzzi d'acqua, al sudore e così via. Offrono caratteristiche di cancellazione del rumore in chiamata grazie agli algoritmi di AI implementati e che andremo a misurare più tardi con i consueti test dei microfoni, e inoltre le specifiche indicano una durata della batteria fino a 9 ore e una durata totale per un massimo di 40 ore. Ho con me la colorazione Ceramic White, ma sono disponibili anche in Isle Blue. Andiamo a vedere che cosa c'è in confezione. Dunque, nella confezione troviamo la custodia con gli auricolari che vedremo nel dettaglio a breve, la guida rapida e la garanzia in diverse lingue, tra cui anche l'italiano. La dotazione è completa, essendo semi-in-ear non hanno ovviamente i gommini in silicone, ma è presente un cavo in tinta USB-A/USB-C di circa 20 cm. Avevamo visto per esempio che le Oppo Enco Air 3i non avevano questo accessorio in dotazione, qui siamo più fortunati ed è compreso. La custodia è di 5x5x 2,3 cm in materiale plastico che non trattiene molto le impronte, anche se con l'uso potrebbe opacizzarsi un po' e nel tempo ingiallire leggermente. La custodia, come dicevo, pesa 33 grammi, quindi è molto leggera, forse la più leggera tra quelle viste finora, e di dimensioni contenute, quindi non solo potrete portarla nella tasca dei jeans senza quasi accorgervene, ma possono far parte del vostro EDC se sapete di che cosa parlo. Le plastiche esterne sono totalmente lucide, tranne la scritta Huawei sul frontale che è di colore grigio opaco. Sempre sulla parte frontale è presente il LED di ricarica a 4 colori, bianco per l'accoppiamento, verde, arancio e rosso per indicare lo stato della carica. Nel lato inferiore c'è la porta USB-C di ricarica che però non è contornata da alcun anello metallico, per cui qui intorno tenderà a graffiarsi. La ricarica wireless non è supportata, ma hanno il sensore di effetto Hall, pertanto gli auricolari si connetteranno automaticamente pochi istanti dopo aver aperto lo sportellino. La costruzione è molto buona, la cerniera ha la dimensione corretta rispetto al corpo della custodia e quindi non genera movimenti strani o scricchiolii, e anche le rifiniture sono buone. Il coperchio è anch'esso buono, anche se sembra un po' più leggero rispetto al resto. All'interno le plastiche sono opache, ma non per gli spazi dedicati agli auricolari, che invece sono lucidi come il resto. Questi guardano verso l'esterno e anche se il movimento per portarli all'orecchio non è difficoltoso, bisognerà comunque fare una piccola rotazione tra le dita. L'estrazione è pensata bene perché se la custodia è piccola e lo spazio tra gli auricolari quasi inesistente, non è complicata, basta infatti prendere gli auricolari tra indice e pollice con questo movimento e tirarli verso l'alto. Tutto ciò è possibile perché gli auricolari sporgono a sufficienza dalla custodia e non essendo troppo incassati, questo movimento risulta semplice anche per chi, come me, non ha le mani piccole. L'auricolare è di tipo semi-in-ear con una forma che ormai fa parte del nostro quotidiano ed è proprio per questa ragione che tanti produttori hanno deciso di adottare il form factor. Nella parte alta del bastoncino è presente l'area per i comandi touch, un po' stretta per via della dimensione del bastoncino, ma è facilmente individuabile perché è leggermente incassata e funziona bene. La capsula a goccia, tagliata di netto nella parte terminale che si chiude con una retina metallica a protezione del driver interno, ha questo taglio semicircolare che non è nient'altro che il condotto per il passaggio dell'aria collegato con il piccolo foro sulla capsula che non è un microfono. Queste FreeBuds SE2 hanno infatti un solo microfono posizionato al fondo del bastoncino, esattamente in mezzo ai due pin argentati per la ricarica e che andremo a testare insieme a breve. Purtroppo non hanno il sensore di prossimità, quindi non potrete avviare automaticamente la traccia audio quando li indossate o arrestarla quando li rimuovete. A questo punto, avendo detto tutto, non ci resta che capire come si indossano. Sono estremamente leggere, pesano infatti 3,9 grammi, quindi nell'orecchio ovviamente si percepiscono ma non affaticano e sono confortevoli. Vale in toto quanto detto nella recensione delle Oppo Enco Air 3i, ovvero con questo formato semi-in-ear il movimento è ad incastro, anche se una volta inserite richiedono piccoli movimenti avanti e indietro per trovare la giusta collocazione, ma quando ci prendete la mano il movimento poi diventa naturale. Ovviamente non occludono il canale auricolare, caratteristica comune per tutti gli auricolari di questo tipo,
e per questo motivo non ovattano i suoni circostanti che rimangono sempre presenti anche durante l'ascolto. Al tocco sull'area touch corrisponde una lievissima pressione nel canale auricolare, pertanto risultano comode anche per questo aspetto. A livello di indossabilità per me sono quindi ottime e mi hanno soddisfatto appieno, ed essendo molto piccole e leggerissime sono molto confortevoli anche per lunghe sessioni. Ma avranno un'applicazione a corredo degna di Huawei? Scopriamolo subito. L'applicazione è la Huawei AI Life, che consente di gestire tutti i dispositivi Huawei, non solo quelli audio ma anche smartphone, tablet, router, eccetera. Terminati l'accoppiamento e la configurazione iniziale, l'applicazione mostra la percentuale di entrambi gli auricolari e della custodia anche quando gli auricolari sono all'esterno della custodia stessa. Non avendo a disposizione l'ANC ma solo algoritmi di riduzione del rumore in chiamata, per queste FreeBuds SE 2 non è presente alcuna opzione per questa funzione. C'è però la possibilità di equalizzare il suono ma con sole 4 opzioni, la prima predefinito è la firma sonora di Huawei ed è quella standard. Poi abbiamo le altre 3 per enfatizzare i bassi, i medi e gli alti. Abbiamo la possibilità di far suonare gli auricolari se li abbiamo persi di vista o verificare la disponibilità di nuovi firmware ed eventualmente procedere con l'aggiornamento. Infine, dalle impostazioni possiamo abilitare la modalità a più bassa latenza. Un'applicazione minimale quindi, con poche funzioni ma quasi tutte utili, anche se le opzioni di equalizzazione non sono sufficienti e che per rispondere alla domanda di prima, ovvero l'applicazione rende giustizia al nome Huawei, ecco la risposta per questo modello purtroppo è no. Mi sarei aspettato qualcosa in più. I controlli sono touch e sono recepiti bene anche se l'area per i comandi, come abbiamo visto prima, non è generosa. La configurazione standard è discreta, possiamo modificarla e questo è un plus, ma mette a disposizione solo 3 azioni per un massimo di 5 comandi e ora vi spiego perché. Il tocco singolo, come vedete, non è implementato, mentre invece con il doppio tocco su entrambi gli auricolari possiamo dare il comando di play pausa. Con il tocco triplo possiamo andare avanti di una traccia e qui è inspiegabile come entrambi gli auricolari abbiano lo stesso comando. Era semplice prevedere la traccia indietro per l'auricolare sinistro, ma tant'è. L'ultimo comando, il tocco prolungato, è disponibile per entrambi gli auricolari, ma come vedete è valido sia per il destro che per il sinistro, senza possibilità di personalizzazione per il singolo auricolare. Qui possiamo scegliere solo il rifiuto di una chiamata in entrata. Alla fine abbiamo realmente a disposizione 4 comandi, un po' pochi per la verità, che anche se sono configurabili non ci consentono purtroppo di coprire tutte le necessità. Se partiamo dal presupposto che hanno un costo abbordabile e che si posizionano nella fascia medio-bassa del mercato, hanno prestazioni in linea. Chi si aspetta di ottenere con poca spesa un prodotto che eccelle nel comparto audio deve per forza di cose ricredersi e puntare ad altro, mettendo in conto di spendere ovviamente qualcosa in più. Se devo analizzare il prodotto per dove si colloca, allora posso affermare che fanno il loro onesto mestiere, anche se manca un po' di corpo e questo determina in chi ascolta la sensazione di non essere circondati dal suono, ma di rimanere un po' distanti. Non so se ho passato il concetto. Da questo punto di vista il formato semi-open chiaramente non aiuta, ma ad esempio le Oppo Enco Air 3i che ho recensito qualche settimana fa suonavano molto meglio, pur avendo lo stesso formato, e vi lascio qui sopra il link alla recensione. Anche le opzioni di equalizzazione non aiutano a migliorare la situazione, nel senso che ce ne sono solo 3 a disposizione, oltre alla firma sonora di default, che però, devo dire, applicano modifiche percepibili, anche se sono troppo poche, e non poterne creare una personalizzata le penalizza ulteriormente. Ad ogni modo hanno a disposizione i codec AC e SBC e per ottenere le migliori prestazioni, come sempre, vi consiglio di utilizzarle con dispositivi che supportano l'AC e su Android nello specifico di abilitarlo volontariamente se vi viene richiesto in fase di accoppiamento. La calibrazione del volume è corretta e al volume massimo suonano forte ma non fortissimo. Si possono ancora mantenere nelle orecchie senza patire troppo. Quindi, ripeto,
Per la fascia di prezzo è un prodotto che ci può stare, anche se sono sicuro non rimarrete sorpresi per il comparto audio. Se le avete e volete capire meglio come suonano, vi consiglio l'ascolto di One Sleep dei Pink Floyd, forse meno conosciuta rispetto a tanti altri loro brani, ma molto piacevole. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Spero si riesca a percepire come l'audio in uscita risulti un po' ovattato. Questo da un lato riduce il rumore ambientale di fondo, ma dall'altro restituisce a chi ascolta un audio di qualità non proprio elevata. In definitiva fanno il loro onesto mestiere, ma se fate tante chiamate e volete prestazioni migliori, dovrete rivolgervi necessariamente ad altri prodotti. Huawei dichiara 9 ore di ascolto continuo con il codec AAC e il volume impostato al 50%. Dai miei test risulta una durata massima di poco inferiore alle 9 ore con il volume impostato all'80% e codec AAC. Considerate che perdono il 10% ogni 50-55 minuti circa. Da questo punto di vista non ci possiamo lamentare. In ascolto sono delle vere e proprie staccanoviste, infaticabili e con una durata molto interessante. Devo però segnalarvi che durante test su macOS mi hanno dato qualche problema, segnalandomi diverse volte un valore inferiore della batteria dopo un minuto circa nuovamente superiore. Ad esempio passarono dal 90 all'80% e poi nuovamente al 90%. Questo difetto me lo hanno fatto diverse volte, probabilmente dovuto ad un problemino firmware che spero verrà corretto nelle prossime release. Ad ogni modo, nessun problema rilevato sull'autonomia. In chiamata, anche qui si attestano a valori di poco inferiori al dichiarato, poco meno di 5 ore, quindi Huawei si dimostra da questo punto di vista ampiamente affidabile quando conduce i test, anche perché lo fa con il codec AAC che è quello ormai più comune e non con SBC che è meno energivoro ma anche meno definito, se mi passate il termine. La batteria inclusa nella custodia è di ben 510 mAh e garantisce ulteriori 3 ricariche e mezza per un totale dichiarato di 40 ore. In questo modo riescono a soddisfare le necessità di più di una giornata intera. Non sono dotate di ricarica wireless, ma hanno invece quella parziale, che con 10 minuti garantisce 3 ore di riproduzione. Insomma, abbiamo capito come le prestazioni della batteria e le tecnologie collegate ad essa siano un notevole punto a favore che ci fa stare tranquilli se abbiamo la necessità di utilizzarle per lunghi periodi. Veniamo quindi alle conclusioni, mentre vi mostro, come di consueto, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personalissima pagella. Se siete alla ricerca di un prodotto di marca ad un prezzo abbordabile e che possa essere utilizzato sia su dispositivi Android che iOS, allora queste Huawei FreeBuds SE 2 potrebbero essere una soluzione, anche se nella stessa fascia di mercato ci sono soluzioni più appaganti dal punto di vista sonoro. Hanno dalla loro il fatto di essere piccole da trasportare e molto discrete, leggerissime, forse le più leggere provate finora, anche se dal punto di vista delle specifiche tecniche hanno qualche mancanza che però, ripeto, dato il costo, ci possono stare. Difatti non hanno un ANC adattivo, ma degli algoritmi AI per la soppressione dei rumori in chiamata, non hanno sensore di prossimità, non sono multipoint, non hanno la ricarica wireless, ma hanno invece quella parziale e una durata della batteria eccellente. Sono certificate IP54, quindi vanno bene anche se fate sport o sotto la pioggia, e hanno un'applicazione per entrambe le piattaforme che, è vero, offre solo funzioni essenziali, ma non è un aspetto da sottovalutare. E veniamo infine al costo, che di listino sarebbe di 49 euro, ma online si trovano ormai a 39 euro, che è un prezzo a fuoco e decisamente alla portata. Se siete interessati, al solito trovate il link per l'acquisto in descrizione. Grazie per essere rimasti fino alla fine e, come sempre, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Mentre pensate a quali auricolari acquistare, mettete un like e iscrivetevi al canale per far crescere la community e per non perdervi nessuna delle altre recensioni che sto preparando per voi. Nel prossimo video vedremo un prodotto nuovo, presentato da poche settimane e iconico nella sua colorazione gialla. Se avete capito di cosa si tratta, scrivetemelo nei commenti. Alla prossima!